piccolissimo pubblico, buonasera. Sì, mi sono un po' montato la testa, sai, per gli ultimi video ho fatto veramente un sacco di visualizzazioni di iscritti, quindi grazie a tutti e dai, non voglio montarvi la testa, ma è molto bello così, si lavora bene. Dai, è venerdì e adesso stacchiamo un po' la spina. Abbiamo deciso di andare al mare qui in zona vicino a noi, andiamo a Jesolo, sono un'ottantina di chilometri da casa nostra e abbiamo chiamato l'area di sosta Don Bosco, sono sicuro che molti la conoscono qua in zona e hanno posto, quindi andiamo lì. Poi vi faccio vedere un po' tutte le caratteristiche dell'area e vediamo un po' anche le spiagge di Jesolo. Ciao, a dopo! Per arrivare a Jesolo da Padova percorriamo il lungo rettilineo da Portagrande a Caposile, che fa da barriera alla parte nord della laguna di Venezia e ci consente di ammirare bellissimi scorci sul fiume Sile e sulle isole. Arriviamo quindi a Jesolo paese, che dista circa 4 km dal lido di Jesolo, ma dipende molto da dove si vuole arrivare, perché la spiaggia di Jesolo si stende per ben 15 km tra il porto di Piave Vecchia e il caratteristico porto di Cortellazzo, ed è proprio qui, a Jesolo Pineta, che sorge l'area camper Don Bosco. L'area camper Don Bosco di Jesolo si compone di due strutture separate, lontano un centinaio di metri l'una dall'altra, l'area camper Don Bosco e l'area di campeggio Bosco Pineta. Entrambe però fanno capo alla stessa direzione, hanno in comune la reception ed hanno anche gli stessi prezzi e le stesse condizioni. In entrambe le strutture le piazzole sono su prato, molte all'ombra, servite da laccio elettrico e rubinetti con acqua potabile. I prezzi a luglio per la sosta fino a 4 persone erano 17 euro da domenica al venerdì, 20 euro la notte del sabato più 3 euro per la corrente con 3 ampere. Inoltre è prevista la tassa di soggiorno di 60 centesimi al giorno a persona. Ho visto sul listino che la tariffa per gli animali è di 5 euro al giorno. Di fianco alla direzione troviamo uno stupendo castello dei pirati con coloratissimi scivoli, però adatto ai bimbi un po' più grandi del nostro nipotino di 18 mesi. Noi, dopo aver completato le pratiche di ingresso, scegliamo di sistemarci nella parte del campeggio Bosco Pineta, subito dopo il ristorante El Fritto Inn. Qui troviamo l'assistenza di un addetto che, in base alle nostre esigenze ed alla disponibilità, ci accompagna alla piazzola prescelta. Dall'area del campeggio Bosco Pineta si raggiunge la spiaggia libera con una passeggiata di meno di 10 minuti. Qui sotto vediamo l'area camper Don Bosco, dove c'è la direzione, e subito a confine l'area camper di Dogi.
e qua ci sono io. Ciao! Adesso andiamo a fare un giretto a vedere i servizi del campeggio. Qui c'è un bel gruppo di case mobili ed ecco il moderno blocco dei bagni. Stasera erano via tutti quanti, ci iniziamo a giocare a bocce già spiazza. Tra i diversi tratti di spiaggia libera comoda all'area Don Bosco, noi preferiamo quella di fronte al campo di Vicevoli del GBA e confinante con lo stabilimento del villaggio turistico Marzotto. Quest'anno il tratto di spiaggia libera è stato anche un po' allargato ed il sabato mattina abbiamo trovato posto per i nostri ombrelloni anche arrivando intorno alle 10. La domenica mattina però bisogna arrivare un po' prima. La spiaggia è pulita e sorvegliata e non si ha la sensazione di essere uno sopra l'altro, sebbene gli spazi siano abbastanza ridotti. L'acqua del mare, diciamo che è calda, però niente a che vedere con la limpidezza del Tirreno, dello Ionio o dell'Adriatico del Sud. Qui resta un pio desiderio. Ma bisogna anche dire che l'acqua di fatto è pulita, senza strani oggetti che ci galleggiano sopra. È solamente torbida e poi dipende molto dalle giornate, in base alle condizioni meteo e alle correnti. Il sabato e la domenica il mare era piuttosto opaco e cupo, ma lunedì mattina era cambiato il vento e l'acqua era quasi una meraviglia. La vedrete più avanti nel video. Just follow every move, touch me, let me know you want it too, don't have what you need. Arrivato il sabato sera abbiamo deciso di andare a cena al ristorante El Frito Inn, proprio di fronte all'accesso del camping Bosco Pineta. Qui i prezzi possono sembrare un po' più alti rispetto ai locali vicini, ma la qualità è decisamente migliore e le porzioni sono davvero abbondanti, per cui non serve ordinare molte portate. Dopo cena, sul tardi, facciamo un giro per Jesolo con le nostre bici. Il sabato sera in centro al Lido di Jesolo è una garanzia di divertimento per tutti, dai bambini ai ragazzi ed è anche per gli adulti. Ci sono cose interessanti per tutti i gusti, a partire dai frequenti concerti gratuiti organizzati nelle piazze principali. Too long, just hold me.
Il lunedì mattina è calato il vento, il mare è fermo e l'acqua è davvero limpida. Si vedono anche i pesciolini sul basso fondale. La prova immersione però non è così entusiasmante perché la visibilità è comunque molto scarsa. You say take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me every night. When I close my eyes, I see Ed ora andiamo a fare una passeggiata sul bellissimo lungomare pedonale intitolato Agina Lollobrigida. È un percorso davvero festoso perché si attraversa la zona dello stabilimento Marzotto, dove un'allegra animazione fa da sfondo ai vivaci colori del mare, del cielo e della sabbia dorata. Just close your eyes and know. Non mancano le moderne attrezzature sanitarie con bagni e docce libere. And now I don't yet know it, so I trust you when you say that beauty lives in me too. It's gonna take some time to get there. Approfittiamo per fare una piccola spesa al market prima di ritornare al camper per pranzo. Ciao, ci sentiamo alla prossima uscita.